Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio con un video sui pronostici per la 26esima giornata di Serie A. A differenza della settimana scorsa dove ho approfondito la partita Lazio-Napoli, a proposito chi ha seguito quei consigli, penso gli sia andata bene perché avevo detto di giocare gol, over e per i più spregiudicati il risultato esatto, 2-1 per il Napoli e anche in questo caso ci sono andato vicino. Per questa settimana azzardo i pronostici di 5 partite. Ovviamente sarò più sintetico, prima però vi chiedo di iscrivervi al canale. Cominciamo da Venezia-Lazio, partita molto delicata per i Veneti con Di Francesco che rischia l'esonero, appena 2 punti nelle ultime 5 partite di campionato e 3 sconfitte di fila. In casa la vittoria manca dal 22 dicembre quando i Lagunari vinsero per 2-1 con il Cagliari. Sempre in casa i Veneti hanno vinto soltanto 3 partite, la media punti casalinga è di 1. La squadra di Francesco tra le mura amiche ha perso il 50% dei match e nelle 4 partite del 2025 giocate a penso ha fatto solo 2 punti, numeri che non lasciano ben sperare. Fuori casa la Lazio ha una media punti di 1,75, non ha mai pareggiato e ha vinto il 58% dei match. 3 vittorie nelle ultime 5 partite giocate, una sconfitta e un pareggio, ma attenzione al dato delle ultime 5 trasferte, con 4 vittorie e una sconfitta, peraltro nel derby, dunque sempre all'Olimpico, ma c'è anche il colpaccio al Diego Maradona. La Lazio dovrà fare a meno di Vesino e Isai, ma soprattutto di Castellanos. Nonostante queste assenze, credo che la squadra di Baroni abbia ottime probabilità di vincere e pertanto consiglio il 2. Alle 15 di sabato si gioca anche Parma-Bologna, è un match con diverse incognite, è pur sempre un derby e come sapete il Parma ha ingaggiato Kiwi al posto di Pecchia, un cambio in panchina inevitabile dopo 4 sconfitte di fila. Parma che comunque ha ancora molte possibilità di salvarsi. Il Parma ha un bel po' di assenze, cito Mihaila, Juric e Hernani. Il Bologna ha vinto 3 delle ultime 5 partite e un solo clean sheet. In trasferta la squadra di Italiano ha una media punti di 1,5, 1,50, ha pareggiato il 50% dei match vincendo il 33%. Per questa partita giocherei il gol. Altra partita non semplice da pronosticare è Torino-Milan. I Granati in casa hanno una media punti di 1,17, 4 pareggi e una vittoria nelle ultime 5 partite, con il segno X che si è presentato 3 delle ultime 5 partite interne. Il Milan non può contare su Emerson Royal, Loftus-Cheek e i rossoneri hanno una media punti di 1,55 in trasferta ed hanno vinto il 45,5% delle partite fuori casa. Il pareggio in trasferta manca dal 9 novembre, ricordiamo il 3-3 a Cagliari. Fuori casa nelle ultime 5 partite le vittorie sono state 3 e 2 le sconfitte. Non la voglio fare lunga, vi do queste opzioni. La più prudente è doppia chance x2, anche se per me è l'x su cui bisogna puntare, oppure under. La faccio brevissimo su Inter Genova perché per me qui c'è poco da ragionare. Ritengo che la squadra di Inzaghi vincerà, dunque 1. E veniamo alle partite di domenica alle 12:30. Como-Napoli. Il Como è una squadra interessante ma con una fase difensiva che va migliorata. La squadra di Fabregas nelle ultime 5 partite ha fatto 2 vittorie e 3 sconfitte. Ha comunque perso contro avversari di un certo livello. Guardando i risultati in casa, le sconfitte sono state 4 su 5, la media punti al Senigallia è di 1,25. La squadra di Fabregas ha perso il 48% delle partite interne. Quanto a Napoli, Conte sta recuperando qualche pezzo, Spinazzola sarà disponibile, dovrebbe esserci anche Oliveira solo per la panchina, ma mancherà ancora Neres. Alta la media punti del Napoli in trasferta che è di 2,15, ma è reduce da 3 pareggi consecutivi, 2 di questi proprio in trasferta. Detto ciò, ritengo che il Napoli vincerà, dunque consiglio il 2. Ultima partita, Empoli-Atalanta. L'Empoli non prova la gioia della vittoria dall'8 dicembre, poi ha fatto 2 pareggi e tante sconfitte. In casa i toscani hanno perso 4 delle ultime 5 partite, pareggiandone una. Pessima la media punti in casa, appena 0,67. L'Atalanta ha vissuto una settimana complicata, c'è stata l'eliminazione dalla Champions e la polemica a distanza tra Gasperini e Lookman. E sarà interessante vedere se l'attaccante giocherà dal primo minuto. La squadra di Gasperini nelle ultime 5 partite ha fatto 2 vittorie, altrettanti pareggi
ed una sconfitta. La media punti fuori casa è di 2,08. I bergamaschi hanno vinto il 61,5% delle partite in trasferta. Per me vincerà l'Atalanta. Ricapitoliamo: Venezia-Lazio 2, Parma-Bologna gol, Torino-Milan per i più prudenti x2, altrimenti giocate x oppure under, Inter-Genoa 1, Como-Napoli 2 e Empoli-Atalanta 2. È tutto, fatemi sapere nel caso vinciate. Vi saluto e vi ricordo l'iscrizione al canale.